Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo bellissimo punto a ventaglietti traforato. Io l'ho chiamato così perché appunto è formato da questi ventaglietti e da questi buchi che danno questo effetto traforato. È un punto di grande effetto, molto semplice. Andiamo a vedere come si fa. A questo punto si lavora su un multiplo di 8 più 7. Io ho già montato 39 catenelle che sono un multiplo di 8 più 7. Ne faccio un'aggiuntiva per girare, entro nella catenella successiva, faccio un punto basso e salgo con una catenella. Filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella dove eseguirò 7 punti alti nello stesso punto. Eseguiti i 7 punti alti, mi sposto di 3 catenelle. Stiamo bene attenti perché la prima catenella che abbiamo subito a disposizione risulterà molto piccola, quindi bisognerà prestare attenzione per vederla. Quindi abbiamo detto che mi sposto di 3 catenelle, cioè 2, 1, 2, entro nella terza ed eseguo un punto basso. Salgo con 3 catenelle, salto una catenella di base, entro in quella successiva ed eseguo un altro punto basso. Filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella che ho a disposizione e faccio un altro ventaglietto di 7 punti alti. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza, eseguo un punto basso, eseguo 3 catenelle di separazione, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un altro punto basso, filo sull'uncinetto, conto 3 catenelle, entro nella terza e faccio il mio ventaglietto di 7 punti alti. Fatto il mio settimo punto alto, salto le solite 2 catenelle di base, entro nella terza, faccio un punto basso e faccio di nuovo 3 catenelle di separazione, salto la prima catenella di base, entro in quella successiva e faccio un altro punto basso, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella che ho subito a disposizione dopo il nostro punto basso e faccio il solito archetto di 7 punti alti. Fatto il mio settimo punto alto, conto 3 catenelle di base, entro nella terza, eseguo un punto basso e faccio di nuovo l'archetto formato da un punto basso, 3 catenelle e un altro punto basso nella seconda catenella che ho a disposizione subito dopo, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella disponibile e faccio i miei 7 punti alti. Fatto il mio ultimo punto, salgo con 2 catenelle, faccio altre 2 catenelle di separazione ed entro nel quarto punto alto dei 7 punti che formano il ventaglietto, facendo un punto basso. Separo con 3 catenelle, entro nell'archetto, filo sull'uncinetto e faccio
un punto V composto da punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Faccio 3 catenelle di separazione e entro nel quarto punto del nostro ventaglietto facendo un punto basso. Vado avanti con altre 3 catenelle, entro nell'archetto che ho a disposizione e faccio un punto V formato da un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto, tutto nello stesso archetto. Faccio di nuovo 3 catenelle di separazione ed entro nel quarto punto del ventaglietto. Continuo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di 3 catenelle e faccio il mio punto V, un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Eseguo 3 catenelle, conto 4 punti alti, entro nel quarto e faccio un punto basso. Entro nell'archetto che ho subito dopo a disposizione e faccio il mio punto V, seguo con 3 catenelle, conto i miei 4 punti, entro nel quarto e finisco con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudere il giro dove inizia il giro precedente con un punto alto. E questo è il secondo passaggio. Ora ce ne sarà un terzo che ripeterà in parte il giro precedente con una modifica all'inizio e alla fine. Quindi arrivati in questa situazione salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto e faccio 2 punti alti in modo da formare un mezzo ventaglietto. Una volta fatto il mio mezzo ventaglietto, entro nell'archetto che ho subito sotto a disposizione prima del punto basso e faccio un punto basso. Eseguo 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo qui dopo il punto basso che abbiamo sul ventaglietto e faccio un altro punto basso. Filo sull'uncinetto, entro tra i 2 punti alti nell'archetto formato tra i 2 punti alti e vado a fare il mio ventaglietto di 7 punti alti. Eseguito il nostro settimo punto del ventaglietto, entro nell'archetto che ho subito dopo a disposizione e faccio un punto basso. Di nuovo faccio 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo e faccio un altro punto basso. Filo sull'uncinetto, entro nel punto V qui in mezzo e di nuovo eseguo il mio ventaglietto di 7 punti alti. Fatti tutti e 7 i punti alti, entro nell'archetto che ho subito a disposizione, faccio un punto basso e faccio 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio un altro punto basso, filo sull'uncinetto ed entro nell'archetto in mezzo formato dal punto V, eseguo di nuovo un ventaglietto di 7 punti alti. E 7. Vado ancora nell'archetto che ho subito dopo con un punto basso, eseguo di nuovo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dal punto V e mi faccio il mio ventaglio di 7 punti alti. Ed entro nell'archetto che ho subito dopo
faccio 3 catenelle dopo aver fatto il punto basso, entro con un punto basso nell'archetto successivo, filo sull'uncinetto, vado nella seconda catenella dall'inizio del giro precedente, conto la prima, entro nella seconda e faccio un punto alto. Finita la nostra terza riga ci troviamo in questa situazione. Sembra inarcato, ma in realtà man mano che si lavora il punto si assesta e si raddrizza. Ora riprendiamo il nostro lavoro. Finita la nostra terza riga, salgo con 2 catenelle, eseguo 2 catenelle di separazione, giro il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito a disposizione e faccio il punto V composto da un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Mi sposto facendo 3 catenelle, entro nel quarto punto del ventaglietto ed eseguo un punto basso. Vado avanti con 3 catenelle, vado nell'archetto tra i 2 ventaglietti e faccio il punto V composto da 2 punti alti e 2 catenelle e vado avanti con 3 catenelle, conto i punti alti, entro nel quarto ed eseguo un punto basso, seguo con 3 catenelle, vado a cercare l'archetto e faccio il punto V e vado avanti così fino alla fine della riga. Eseguito il mio ultimo punto V, finisco con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudere sulla seconda catenella che funge da primo punto alto del giro precedente. Ora mi ritrovo in questa situazione, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto V ed eseguo il ventaglietto di 7 punti alti. E 7. Entro nell'archetto che ho subito dopo ed eseguo un punto basso e andiamo avanti così, dopodiché faremo 3 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo, il ventaglietto di 7 punti alti nel punto V, un punto basso nell'archetto subito dopo, 3 catenelle, il punto basso nell'archetto successivo. Eseguito il mio ultimo archetto, filo sull'uncinetto e vado a chiudere il giro nella seconda delle 2 catenelle che abbiamo fatto a inizio del giro precedente e lo chiudo con un punto alto. Chiuso il nostro giro, salgo con 2 catenelle, continuo con altre 2 catenelle di separazione ed entro nel quarto punto del ventaglietto sottostante con un punto basso. Vado avanti con 3 catenelle, entro nell'archetto e faccio il solito punto V, punto alto, 2 catenelle, punto alto e vado avanti con 3 catenelle, vado a contare il quarto punto del ventaglietto e faccio un punto basso e vado avanti così fino alla fine della riga. Fatto il punto basso nell'ultimo ventaglietto, vado a finire il giro con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e un punto alto per chiudere la riga. Salgo con 2 catenelle, continuo con 2 punti alti dove farò che andranno a fare il mezzo ventaglietto. Entro nell'archetto che ho subito sotto, faccio il punto basso, 3 catenelle e un altro punto basso formeranno poi un altro archetto, entro nel punto V e faccio il ventaglietto di 7 punti. Fatti 7 punti, entro nell'archetto successivo con il punto basso e vado avanti ancora
con 3 catenelle, un punto basso, andrò nell'archetto dopo, farò il ventaglietto, punto basso, 3 catenelle, un altro punto basso fino alla fine del giro, dove chiuderemo con il mezzo ventaglietto. E sono andata avanti a lavorare un altro po' ed ecco il risultato di questo punto, che è molto bello. Adesso con rosa sul bianco magari rende poco, vado a riprendere il mio turchese che si vede di più, ed è davvero un punto di grande effetto, molto adatto per stole, sciarpe, cardigan, maglioncini, perché è un punto, pur essendo traforato, è abbastanza pieno anche per copertine estive. A me piace tanto. E con oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati con me, e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram, vi lascio poi il link nelle info. Ciao a tutti!